Vi chiedo una cortesia, non fatemi delle domande impossibili perché io non vi saprei rispondere. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo splendido cardigan che tra l'altro mi rappresenta molto. Senza andare troppo per le lunghe ho realizzato una taglia che sta tra la L e la XL. Nel tutorial ci saranno ovviamente suggerimenti per realizzare qualsiasi altra taglia. Ho impiegato all'incirca 450 grammi di filato di avanzi di mistolana, uncinetto di lavorazione 4,5 e 4 bottoni. Per ulteriori info vi invito a leggere la descrizione che si trova sotto a questo video. Io spero vi piaccia, spero proverete a replicarlo, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. A questo punto, sigla! Intanto avvolgiamo il filo in questo modo attorno alle dita e andiamo a prendere il filo di lavorazione. Blocchiamo con una catenella e poi andiamo a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi. Se preferite fate le 3 catenelle. All'interno di questo anello vado a lavorare innanzitutto altri 2 punti alti per un totale di 3. Più 2 catenelle di separazione. Ripeterò questo modulo per altre 3 volte per un totale di 4. Quindi 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, 2 catenelle. Fatti i primi 3 moduli, facciamo l'ultimo, il quarto. E concludiamo questo primissimo giro con le 2 catenelle di separazione. A questo punto possiamo tirare la coda dietro e stringere il nostro anello magico. Vedrete che si formerà un bel quadrato. Vado a chiudermi nel primo punto alto o nella terza catenella con punto bassissimo. Mi sposto nelle 2 catenelle di separazione facendo un punto bassissimo nel secondo punto e un altro punto bassissimo nel terzo. Direttamente da qui entro nelle 2 catenelle di separazione e faccio il primo punto alto con i 2 punti bassi. Casomai vi spostate con un altro punto bassissimo e fate le 3 catenelle. Nello stesso spazio vado a lavorare altri 2 punti alti per un totale di 3 con il primo fatto. Altre 2 catenelle di separazione e sempre nello stesso spazio 3 punti alti. Ho formato il primo angolo del mio quadrato. Adesso mi sposto direttamente nelle 2 catenelle di separazione e vado a ripetere il mio lavoro. 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e altri 3 punti alti all'interno di questo spazio. Ripetiamo questo schema per altre 2 volte. Terzo ed ultimo punto alto, possiamo chiudere questo secondo giro con un punto bassissimo sempre nel primo punto alto o nella terza catenella. Poi mi sposto a punto bassissimo nei prossimi 2 punti e stavolta anche nelle 2 catenelle di separazione perché faccio una catenella di sicurezza e stacco un po' di filo. Per il terzo giro mi aggancio con il secondo colore, accosto i 2 fili
Entro nella catenella di separazione dove ho chiuso, dove ho fatto il punto bassissimo e intanto mi aggancio con una catenella. Vado a lavorarmi anche i fili lasciati in precedenza. Nello stesso angolo ripeto un punto alto sostituito dai 2 punti bassi e aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Due catenelle di separazione e altri 3 punti alti sempre nello stesso spazio. Anche qui ho formato il primo angolo. Durante questo terzo giro non vado a lavorare nell'angolo come ho fatto durante il secondo, ma vado a lavorare tra un gruppo di 3 e l'altro, quindi proprio in questo spazio centrale. Prendo il filo e faccio il mio gruppo di 3 punti alti. Mi scuso in anticipo se magari non riuscite a vedere bene i colori perché sto utilizzando una tonalità abbastanza chiara, ma purtroppo devo seguire già i colori che avevo scelto in precedenza. Comunque penso sia abbastanza chiaro. Angolo, 3 punti bassi al centro e adesso ripetiamo l'angolo a fianco. Nel secondo angolo vado a lavorare nuovamente un gruppo di 3 punti alti con le 2 catenelle di separazione, quindi 3 punti alti e ho formato così il secondo angolo. Per andare avanti andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto prima, un gruppo di 3 al centro. Chiudo con un punto bassissimo sempre nel primo punto alto o nella terza catenella. Quindi mi sposto nel secondo punto con punto bassissimo e anche nel terzo. Continuo sempre con lo stesso colore, vado direttamente nelle 2 catenelle di separazione e faccio il primo punto alto. Ne faccio altri 2 per un totale di 3. 2 catenelle, come notate gli angoli rimangono invariati, ripeteremo sempre lo stesso schema, come ripeteremo lo stesso schema ai 4 angoli, soltanto che andiamo sempre ad aumentare per ingrandire la nostra mattonella quadrata. Se durante il terzo giro abbiamo lavorato un solo spazio, un solo modulo, durante questo giro ne lavoreremo ben 2, 1 e 2, per cui filo sull'uncinetto e facciamo il primo gruppo di 3 nel primo spazio che insomma abbiamo davanti. Prendo il filo e lavoro il secondo spazietto, 3 punti alti, secondo gruppo. Per ciascun lato di giro in giro aumenteremo sempre di un gruppo, infatti nel prossimo giro i gruppi da lavorare saranno ben 3. Lavoro i prossimi 2 spazi con 2 gruppi di 3 punti alti.
e così via per gli altri due lati che rimangono. Bene, a questo punto penso che lo schema sia abbastanza chiaro. Continuerò per altri 2 giri per un totale di 6, utilizzando la terza colorazione. E voilà, mattonella completata. Misura 14 cm. Dopo aver realizzato la prima, ne ho realizzate altre 13, per un totale di 14. 3 mattonelle le ho realizzate con un altro colore soltanto perché è finito il filato. Una volta realizzate 14 mattonelle intere, ho realizzato una mezza mattonella. Adesso vi mostro come realizzare la seconda, perché per questo progetto me ne occorrono ben 2 per realizzare lo scollo a V. Faccio sempre un anello magico, prendo il filo appunto al centro dell'anello, lo tiro fuori e faccio una catenella per bloccare il tutto. Come al solito vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, casomai fate le 3 catenelle, e poi aggiungo altri 2 punti alti per fare il primo gruppo di 3. Poi faccio 2 catenelle di separazione e sempre all'interno dell'anello lavoro un altro gruppo di 3. Questo è il lavoro che dobbiamo avere all'interno del nostro anello magico. Adesso lo possiamo chiudere. Possiamo fare una catenella e girare il nostro lavoro. Nel primo punto alto andiamo a lavorare un gruppo di 3 punti alti. Il primo lo sostituisco sempre dai 2 punti bassi e sempre nello stesso punto lavoro 2 punti alti. Subito incontro le 2 catenelle di separazione. Qui vado a lavorare l'aumento, costituito da 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e altri 3 punti alti nello stesso spazio. Concludo questa seconda riga con 3 punti alti nell'ultimo punto alto. Catenella di sicurezza e stacco il filo. Passo alla seconda colorazione, giro il mio lavoro e ripeto. Entro nel primo punto e prendo la seconda colorazione. Vado a bloccare con una catenella. Entro sempre nello stesso punto, faccio un punto alto sostituito dai 2 punti bassi. Sempre nello stesso punto lavoro 2 punti alti, col primo fatto sono 3. Primo gruppo. Vado a lavorare un altro gruppo tra un gruppo e l'altro al di sotto. Poi incontro le 2 catenelle di separazione e qui vado a ripetere l'aumento. 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e altri 3 punti alti nello stesso spazio. Mi lavoro anche le code dietro così le nascondo fin da subito. Anche qui credo che tutto sia abbastanza chiaro. Continuerò per questa terza riga ripetendo il gruppo di 3 tra un gruppo e l'altro al di sotto e l'ultimo gruppo nell'ultimo punto alto. Continuerò in questo modo per altre 3 righe per un totale di 6, proprio come la mattonella intera. La mia metà mattonella misurerà qui 16 cm per 9 cm. Attenzione ad un piccolo passaggio. All'inizio della sesta riga dobbiamo fare una piccola modifica e adesso ve lo spiego. Quando le andremo a cucire ovviamente partiremo dalle 2 catenelle di separazione e poi via via cuciremo punto con punto. Una volta arrivati a fine riga cuciremo ovviamente l'ultimo gruppo di 3, ma qui rimarranno 2 catenelle, quindi rimarrà uno spazietto antiestetico. Quindi come vado a colmare questo vuoto? Andando a lavorare ad inizio riga in questo caso, mentre sull'altra mattonella farò questo lavoro a fine riga, visto che la posizioneremo in maniera speculare, per cui solo in questo caso farò un'eccezione e lavorerò 5 punti alti. Poi vi faccio vedere il risultato, quindi proseguo intanto e poi a fine riga vi faccio vedere meglio il tutto.
Mattonella terminata, la vado a posizionare per bene e voilà, come notate tutto ha un senso adesso. Nel momento in cui andrò a cucire, cucirò sicuramente gli ultimi 2 punti con le 2 catenelle. Per la parte dietro del mio cardigan ho avviato lo stesso lavoro che ho avviato per le mattonelle della parte davanti. Ovviamente piuttosto che fare 6 righe ne ho fatte ben 26 per arrivare ai centimetri che mi occorrevano. Dunque non sto realizzando un progetto della mia taglia, sapete se mi seguite da tempo che amo i progetti oversize. Praticamente sto realizzando una taglia LXL. Il mio pannello dietro misura 52 cm che sommati ai 52 cm delle mattonelle davanti sono 104. Ho una circonferenza da 104 che ovviamente non mi appartiene, mentre per una S ovviamente bisogna fare qualche giro in meno. Infatti io vi suggerisco di andare a realizzare innanzitutto il pannello dietro e poi, grazie alle misure del pannello dietro, vi regolate col numero di mattonelle da realizzare sulla parte davanti. Per la realizzazione del cardigan potreste prendere 3 misure in considerazione: circonferenza spalle, seno o fianchi, o comunque la circonferenza maggiore tra le 3. Dividete per 2 il numero che esce fuori, lo riportate sul pannello dietro. Vi faccio un esempio: se la circonferenza maggiore sono i fianchi, no? Quindi 100, che è maggiore rispetto alle spalle, non preoccupatevi, non pensate che il capo non vi calzerà a pennello, perché l'abbondanza che c'è sulla zona delle spalle va a compensare la lunghezza delle 2 maniche. Infatti prendi come esempio il mio cardigan, io ho realizzato almeno 2 taglie in più rispetto alla mia, e quando ho realizzato le 2 maniche non ho raggiunto la lunghezza che di solito raggiungo, ma ho fatto, se non erro, 4-5 cm in meno, perché appunto avevo un'eccedenza sulla zona delle spalle. Per questo progetto io non ho preso alcuna misura, mi ero prefissata di fare un pannello da 55 cm addirittura, però l'ho fatto da 52 e va più che bene per me. Comunque penso di avervi dato tutte le indicazioni utili, anzi vi chiedo una cortesia: non fatemi delle domande impossibili, perché io non vi saprei rispondere, del tipo quanti giri devo fare per una taglia Y, quanti giri devo fare per una taglia Z. Per me è impossibile dirvelo, uno perché non conosco la vostra mano di lavorazione, non conosco il filo con cui andrete a fare il progetto, se è più sottile, se è più spesso, il numero di uncinetto e tanti altri fattori. Io capisco che questa domanda viene fatta per lo più dalle principianti, lo capisco benissimo, però io ad ogni tutorial lo dico, quando vi do consigli e suggerimenti, attenetevi alle misure del vostro fisico, perché ovviamente sono tutte personali e io vi do dei parametri, delle linee guida da seguire, vi dico cosa faccio io per realizzare un progetto, quindi fatelo anche voi, prendete le misure su voi stesse, le riportate sul pannello. Lo schema per realizzare le mattonelle lo avete, ovviamente se avete qualche dubbio io rimango disponibile, però la domanda quante catenelle avviare o quanti giri devo fare per una taglia Y o Z per me è una risposta impossibile, cioè per me, per tutti alla fine. Comunque, e ovviamente essendo un quadrato misura 52 x 52, per cui il mio cardigan sarà lungo 52 cm. Ora, ritornando al discorso di prima, vi suggerivo di andare a realizzare innanzitutto la parte dietro, perché grazie alla parte dietro, avendo realizzato un pannello su misura, possiamo regolarci più o meno con le misure della mattonella, con i giri da andare a realizzare. Io non vi nascondo che ho sfilato le mattonelle, se mi seguite sui social sapete un po' tutta la storia di questo cardigan, che tra l'altro è stato un progetto che mi avete suggerito voi. Io in realtà prima all'inizio avevo fatto non 6 giri ma 8 giri, anzi no, avevo fatto 9 giri, l'ultimo giro con la variante nera. Allora i colori non mi convincevano, non amo i colori particolarmente scuri, quindi ho eliminato il blu scuro e il nero. Poi oltre a fare questo ho eliminato 3 giri, la mia mattonella era molto più grande rispetto a questa, ma ovviamente ho ridimensionato le misure delle mie mattonelle in relazione alla parte dietro. Anzi, per dirvela tutta, nella parte dietro del cardigan non avevo fatto 26 giri, bensì 24, mi ero fermata qui, per cui ripeto, prima andate a realizzare la parte dietro e in relazione alle dimensioni che sviluppate andate a
realizzare le vostre mattonelle con 4 giri, 6 giri. Ora io non saprei dirvelo, bisogna fare delle prove. Fare uncinetto è anche questo. In primis io faccio e disfo il lavoro 10 miliardi di volte. Ecco qui, questo dovrebbe essere il lavoro una volta terminato. Ora dobbiamo andare a cucire il tutto, quindi abbiamo la parte davanti, sarà aperta. Qui abbiamo un leggero scollo a V. Quale sarà il passaggio successivo? Andare a fare 3 cuciture in orizzontale e l'ultima cucitura in verticale, sia su un pannello, anzi diventerà un pannello, sia sull'altro pannello. Metto le mie mattonelle dritto contro dritto, 1 e 2. Direttamente col cappio sull'uncinetto vado nelle 2 catenelle di separazione e vado a lavorare intanto 2 punti bassi. Poi per ciascun punto alto vado a lavorare un punto basso. Ultimo punto alto con ultimo punto alto, poi ho le 2 catenelle di separazione e qui vado a fare ovviamente 2 punti bassi. Continuo la mia cucitura, qui ho già le mattonelle dritto contro dritto. Intanto mi inserisco nelle 2 catenelle di separazione e vado a lavorare i 2 punti bassi. Poi proseguo lavorando un punto basso in ciascun punto alto sottostante. Mi lavoro tutte le code dietro così evito di farlo con ago e filo dopo. Blocco tutto fin da subito perché altrimenti io impazzisco. Poi ho le ultime 2 catenelle della mattonella intera e nella metà mattonella avevo realizzato insieme a voi 2 punti in più, quindi entro nel primo e nella catenella di separazione, entro nel secondo e ripeto 2 punti. Catenella, stacco un po' di filo e voilà, questo sarà il risultato. La cucitura può piacere come non può piacere. Ripeto, esistono tanti modi per cucire le mattonelle. A me non dispiace che si veda la cucitura perché comunque sono delle mattonelle, è un progetto di recupero. Le nostre nonne, bisnonne hanno sempre utilizzato avanzi qualsiasi tipo di filato, non si sono mai creati il problema, quindi non vedo perché me lo devo creare adesso io nel 2025. A me piace tantissimo. Qui sul blu la cucitura è ancora più visibile perché ho cucito con il verde, ma chi se ne frega, a me piace. Ovviamente voi seguite i vostri gusti. Non è detto perché io faccia così, anche voi dobbiate fare così. Se non vi piace, fate la cucitura invisibile con ago e filo. Cucite le prime 4 mattonelle in orizzontale, andiamo a cucire le altre 2. 1 e 2. Faccio la medesima operazione, dritto contro dritto e parto esattamente da qui. Andrò a ripetere lo stesso lavoro, poi passo dall'altra parte senza mai staccare il filato e una volta che anche queste 2 mattonelle sono state cucite, prendiamo le ultime, se state seguendo lo stesso progetto, e stessa operazione, dritto contro dritto, cucitura e abbiamo cucito in orizzontale le 8 mattonelle. Facciamo questa operazione e ci vediamo direttamente per l'ultima cucitura in verticale. Bene, ho cucito le 8 mattonelle, quindi giro il mio lavoro dritto contro dritto sempre, cappio che tengo sull'uncinetto. Parto dalle 2 catenelle di separazione e faccio 2 punti bassi. 1, 2. Intanto lavoro un punto basso in ciascun punto alto sottostante,
Quando arrivo alle 2 catenelle, molto semplicemente entro, anche se già è tutto bloccato, io entro lo stesso, faccio 2 punti qui e 2 punti qui. 1 e 2. Procedo, lavoro sempre un punto basso in ciascun punto alto sottostante e lavoro le altre 2 mattonelle e così via fino alla fine. Quale sarà il risultato? Sarà questo. Quindi abbiamo la cucitura sia in orizzontale che in verticale. Ripeto, a me non dispiace affatto, mi piace molto, quindi faccio in questo modo. Continuo così, vi ho mostrato il passaggio, non faccio niente di nuovo. Continuo la mia cucitura, mi premeva molto mostrarvi questo passaggio più che altro. Ho terminato quasi la mia cucitura. Dietro ho la metà mattonella. Qui per esempio 2 punti alti non li ho aggiunti per le 2 catenelle perché sinceramente l'ho dimenticato, ma non fa nulla. Stacco il filo, sì, ho cambiato nuovamente colore perché anche la variante verde è terminata del tutto e questo qui sarà il risultato. Fatto il primo pannello davanti, andiamo a cucire anche l'altro pannello. Mi raccomando, le 2 metà mattonelle devono essere messe in maniera speculare. Bene, a questo punto vado a cucire la zona delle spalle. Metto sempre il mio pannello dritto contro dritto. 1 e 2. Riprendo un altro colore e vado a cucire. Sempre cappio sull'uncinetto, parto dalle 2 catenelle di separazione, faccio i primi 2 punti bassi. 1 e 2. Un punto basso in ciascun punto alto. Ultimo punto alto con ultimo punto alto. Qui adesso ho le 2 catenelle di separazione, entro, faccio un punto basso prendendo il primo punto alto del gruppo successivo, entro di nuovo e faccio il secondo punto basso nel secondo punto alto. Adesso qui vedo un attimino la situazione. Ok, per togliere questo dislivello vado a fare un ulteriore punto prendendo l'ultimo punto alto della metà mattonella con il terzo punto alto del gruppo appena lavorato insieme. Possiamo girare il lavoro e ripetere lo stesso procedimento anche dall'altra parte. Una volta cucita la zona delle spalle possiamo rimettere sul dritto il nostro lavoro e voilà, questo sarà il risultato. Non ci rimane che andare a costruire le 2 maniche, quindi andiamo a misurare la circonferenza della nostra mano e la riportiamo esattamente qui e il resto invece lo andiamo a cucire. Ovviamente questi fili in eccesso poi verranno bloccati tutti in maniera meticolosa. Intanto andiamo avanti col progetto. Per il giro manica stavolta prenderò le misure azzeccate perché anni fa ho fatto il cardigan con la tecnica dei pannelli esagonali. Provando e riprovando quel capo, lavandolo e anche con il tempo, la manica è diventata praticamente a campana senza che io avessi fatto aumenti. Per questo progetto non voglio succeda, quindi vado a prendermi 34 cm su per giù. Qui abbiamo esattamente il centro con la cucitura, 17 cm. 34 è questo punto e lo vado a segnare, l'ultimo punto di questo gruppo, e per andare a mettere il marcapunti dall'altra parte conto i miei gruppi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gruppi dall'altra parte. Una volta che io piego il mio lavoro avrò esattamente sulla parte davanti e dietro, ecco, 17 centimetri. Volendo potrei fare anche 16, facciamo così, faccio 16 centimetri. Scusate, ma io ci ripenso poi, quindi anziché 8 gruppi, 7 gruppi. 1 e 2, perché ripeto, col tempo cede, per cui preferisco fare qualche centimetro in meno piuttosto che avere una manica a zampa d'elefante. Quindi ripeto la stessa operazione dall'altra parte. Cosa faccio adesso? Una volta prese tutte le misure utili, rimetto il mio progetto sempre dritto contro dritto. Non farò altro che andare a cucire questa zona. Riprendo il mio filato. Come notate è abbastanza semplice fare un cardigan e comunque anche adattarlo alle proprie misure. Faccio il mio solito cappio che tengo sull'uncinetto e parto esattamente dal punto che ho segnato, 1 e 2. Alla fine ho fatto una catenella, comunque rientro e faccio un punto basso. Poi entro nei punti alti successivi e inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, sempre stesso metodo.
Ora, cosa fare quando si arriva alla cucitura? Entro nelle 2 catenelle di separazione e tra un gruppo e l'altro e faccio un punto basso. E lo stesso ripeto dall'altra parte. Vado avanti e faccio un punto basso in ciascun punto alto sottostante e faccio così. Qui ovviamente a quanto pare ho dei giri in più, ma non importa, andremo a recuperare con il giro di rifinitura. Vado a lavorare l'ultimo gruppo con l'ultimo gruppo, lavorerei anche le 2 catenelle con il primo punto alto e poi di nuovo stessa filosofia. Ok, guardate, ci sono praticamente 2 giri in più per la parte dietro, quindi alla fine avevo calcolato meglio perché quando ho realizzato il pannello dietro avevo fatto 24 giri. Credo di avervelo già detto nelle clip precedenti. L'ho ingrandito un po', ma per quale motivo? Boh, chi lo sa, non me lo ricordo. Comunque non preoccupatevi, stacco un po' di filo che andrò a nascondere. Mi raccomando, tagliatene un bel po' e bloccatelo per bene, perché una volta siamo sempre lì che proviamo, riproviamo, laviamo, eccetera, eccetera, poi sti fili un po' scappano e ve li ritrovate sulla parte bella, quindi lasciatene un bel po'. Capovolgo il mio lavoro e voilà, ora il giro manica sembra davvero piccolino, ma poi vedrete che non sarà così. Ripeto lo stesso lavoro dall'altra parte e poi procediamo con le maniche. Il giro di rifinitura credo che lo farò proprio alla fine, anche perché mi sono rimasti sti colori qua, ho anche il nero e il blu scuro, però vorrei evitare di utilizzarli perché lo sapete, non mi piacciono i colori scuri. Vediamo cosa mi posso inventare. Inizio dalla parte dietro del mio cardigan, ma poco importa perché non si vedrà la chiusura di ogni giro. Prendo il filo e mi inserisco anche qui per adesso. Intanto vado a bloccare con una catenella, nello stesso punto vado a fare il primo gruppo di 3 punti alti. E procedo lavorando un gruppo di 3 punti alti in ciascun spazio, tra un gruppo e l'altro al di sotto. Continuiamo con la lavorazione a punto granny, insomma. Adesso mi trovo sulla cucitura della spalla, no? Andrò a fare un gruppo sia qui che qui. Bene, procedo sulla parte davanti. Ho lavorato la prima mattonella sulla parte davanti, adesso devo andare a lavorare la zona della cucitura che congiunge una mattonella con l'altra. Proprio come ho fatto prima, vado a lavorare un gruppo qui e un gruppo qui, nei 2 angoli. Poi ripeto nell'angolo successivo. Mi ritrovo sulla zona dell'ascella, no? Come procedere? Qui vado direttamente nello spazio successivo e vado a lavorare il mio gruppo. E praticamente ho terminato il primissimo giro perché vado a fare l'ultimo gruppo qui e ho un totale di 16 gruppi, 2 e 3. E questo sarà il risultato, lavoro super pulito. Non ho fatto altro che lavorare un gruppo in ciascun spazio. Qui non avevo più gruppi da lavorare, non potevo andare di certo a lavorare il gruppo qui perché comunque vado verso il basso, non avrei lavorato attorno al giro manica, no? E quindi sono passata direttamente al gruppo successivo, quindi avrò un gruppo qui e uno qui. Adesso come continuare la lavorazione a punto granny? È molto semplice, intanto andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto, così. Mi sposto con un punto bassissimo, un altro punto bassissimo, vado direttamente nello spazio successivo e vado a fare il primo punto alto. Casomai vi spostate a punto bassissimo e fate le 3 catenelle come vi viene più comodo, per cui da qui riparto. Vado a lavorare in ciascun spazio sempre un gruppo di 3 punti alti.
Io effettuerò il cambio colore ogni 2 colori e ho fatto proprio bene a lasciare 16 cm, nonché 32 cm di circonferenza per il giro manica. Il suggerimento che vi do è di mantenervi 1 cm, 2 cm in meno rispetto al vostro giro manica reale. E intanto vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Mi sposto sempre con altri 2 punti bassissimi, anzi ne faccio 3, vado pure nello spazio, faccio una catenella di sicurezza, stacco un po' di filo e sono pronta per continuare il terzo giro con la seconda colorazione. Metto così i 2 fili, entro, prendo la seconda colorazione, entro, blocco sempre con una catenella, poi stringo tutto, non vi preoccupate, e da qui riparto. Faccio il primo gruppo di 3, il primo punto alto lo sostituisco dai 2 punti bassi e procedo, quindi gruppo successivo, un altro gruppo di 3 e così via finché non raggiungo la lunghezza che mi occorre. Io arriverò fino al polso come questo maglioncino, uguale. Ho fatto in totale 44 giri a punto granny. Dopo aver fatto gli ultimi 2 giri ho fatto un ultimissimo giro a punto bassissimo in maniera molto morbida. Il giro manica col tempo non va ad allargarsi, non si slabbra, forse è la parola più esatta da dire. Lunghezza 43 cm. Dopo aver terminato le 2 maniche dobbiamo andare a rifinire tutto il nostro cardigan, soprattutto la zona dello scollo a V che è molto irregolare, e nello stesso tempo dovrò realizzare 4 asole per far passare i bottoni che applicherò in un secondo momento. Realizzerò le asole a sinistra perché in un cardigan da donna i bottoni vanno cuciti sulla destra. Per rifinire stavolta metto il filo a 2 capi per un mio gusto personale, voglio avere appunto la rifinitura un po' più spessa rispetto a tutto il capo e entrambi i fili appartengono allo stesso gomitolo. Dunque tra la parte davanti e dietro c'è questo dislivello. Avvio un tot catenelle che corrispondono esattamente ai punti della parte dietro, così non appena finisco il lavoro vado a cucire sia questa zona che la zona dall'altra parte. Intanto mi aggancio alle 2 catenelle di separazione, ho già fatto il cappio, vado a fare 7 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 6 punti bassi. Sesto ed ultimo punto basso. Poi vado nel primo punto alto e faccio un punto bassissimo. Passo al secondo punto successivo e ripeto. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e inizio a lavorare un punto basso in costa dietro nei 6 punti che ho appena realizzato. Tre, 4, 5 e 6. Catenella, giro il mio lavoro e ritorno indietro sempre in costa. Intanto ripeto i 6 punti. E quando arrivo proprio alla prima mattonella, nel primo punto disponibile faccio un punto bassissimo e lo ripeto nel punto successivo per un totale di 2. Catenella, giro il mio lavoro e procederò in questo modo, in righe di andata e di ritorno a punto basso. Dunque, intanto continuo in questo modo per tutto il lato più corto. Ci vediamo direttamente all'angolo perché lì vi mostrerò un piccolo trucchetto per girare il nostro lavoro e continuare sulla zona più lunga, sull'apertura del cardigan, per evitare che la lavorazione si imbarchi. Come vi dicevo prima, ho terminato tutto il lato più corto. Notate un cambio colore perché semplicemente sto utilizzando tutti gli avanzi rimasti del progetto, quindi il verde,
verde e altri colori, ho semplicemente fatto un nodino con il primo colore e ho continuato la lavorazione, così come ho fatto con le altre colorazioni. Sto lavorando l'ultima riga e mi trovo esattamente all'angolo. Fatti i 6 punti bassi, vado esattamente nell'angolo e faccio un punto bassissimo. Allungo un attimino l'asola e piuttosto che staccare il filo, cosa faccio? Mi porto il filo di lavorazione esattamente dove c'è il primo punto basso, quindi entro nel primo punto basso, tiro fuori il filo così e faccio 7 catenelle, che sono le catenelle avviate all'inizio. Ora, quando ritorniamo indietro, a partire dalla seconda catenella, inizieremo a lavorare il primo punto di 6. Una volta fatto questo, per continuare basterà ripetere il lavoro di prima. Entro nel primo punto basso e faccio un punto bassissimo, entro nel secondo, un punto bassissimo, catenella, giro il mio lavoro e piuttosto che andare a lavorare in verticale andremo a lavorare in orizzontale. Lavoro i miei 6 punti. Catenella, giro il mio lavoro e procedo. Uno, 2 punti bassissimi alla base, 1 e 2, catenella, e adesso durante la quarta riga vado a realizzare l'asola per il primo bottone. Intanto ne lavoro 2, 1 e 2, poi faccio 2 catenelle, salto 2 punti al di sotto, vado nel successivo e faccio altri 2 punti. Una volta fatto questo, prendiamo il nostro bottone e andiamo a fare una prova. Il bottone passerà attraverso queste 2 catenelle, passa perfettamente, ma facciamo una prova ulteriore dopo che andiamo a lavorare la riga successiva. Vado a lavorare un punto in ciascun punto, quindi 1, 2, lavoro anche nella metà catenella, 3, 4, 5 e 6, ok, poi vado nel punto bassissimo al di sotto, mi inserisco nell'asola proprio come ho fatto prima e vado a chiudere 1 e 2, quindi catenella pronta per la riga successiva. Facciamo un'ulteriore prova. Ok, penso che può andare più che bene e ho realizzato l'asola in questo modo, avete visto, è stato semplice. Quando arriverò in prossimità della cucitura che unisce una mattonella e l'altra, farò 2 catenelle e salterò 2 punti e realizzerò l'altra asola e l'altra asola, 4 asole in totale. Bene amiche, ho già fatto gran parte del lavoro, ho realizzato le altre asole, cambio colore continuo ma fino a un certo punto, perché poi continuerò con questa colorazione che è l'unica rimasta. Tra l'altro fortunatamente avevo un altro gomitolo della stessa tipologia di filato, meno male, perché altrimenti non sarei riuscita a finire il cardigan, o comunque dovevo passare alle tonalità più scure. Ora vi mostro come continuare sulla zona irregolare, ma tranquilli perché non cambia nulla. Io già tra l'altro ho un po' continuato perché ho dovuto realizzare l'altra asola. E 6. Ok, mi ritrovo nella riga a punto alto. In maniera molto semplice mi inserisco nel punto alto così e nello spazietto successivo e faccio i miei 2 punti. Quindi entrerò in ciascun spazietto, farò esattamente così. 1, 2, 1, 2. Ecco, vi sto facendo un'ulteriore prova. Non cambia assolutamente nulla. Come notate non ci sono spazietti antiestetici, la lavorazione non si dilata, quindi possiamo fare tranquillamente in questo modo. Io continuerò con queste righe di andata e di ritorno, farò la lavorazione a costine lungo tutto il cardigan, poi a un certo punto, dopo aver finito lo scollo a V, dovrò continuare sulla zona dietro dove mi ritrovo i gruppi di 3 e continuo semplicemente in questo modo e ripeto dall'altra parte.
parte. Sull'altro lato ovviamente non andremo a realizzare nessuna asola, perché qui poi andranno cuciti ovviamente i bottoni. Poi continuo anche dall'altra parte e per l'angolo bisogna ripetere lo stesso procedimento che vi ho mostrato qui. Ripeto, è inutile rimostrarvelo perché è lo stesso lavoro. Bene, amiche ed amici, progetto completato, il cardigan è pronto per essere indossato. Bottoncini messi, tutto ben che sistemato, sicuramente avrò dimenticato di tagliuzzare qualche filo in eccesso, ma non appena me ne accorgo lo farò. Al momento sembra tutto pulito. È un maxi cardigan, direi, non è la mia taglia ovviamente perché io sono una M, qui abbiamo una LXL, ecco. Girovita, più o meno siamo sì sul girovita, siamo a 55 cm. Palle molto abbondanti anche qui, sì, comunque 55 cm e anche fianchi 55 cm, esatto, mentre altezza dalle spalle 56, dallo scollo 59. Le misure delle maniche già ve le ho date prima e questo qui è il risultato, parte davanti, parte dietro, ovviamente già avete visto tutto indossato. Comunque sì, la zona dietro non l'ho rifinita, l'ho lasciata così com'è, per me va più che bene, se vi va potete anche rifinirla e anche sulle maniche, ecco qui c'è un filo in eccesso, potreste riportare la lavorazione a costine. Per questo progetto non l'ho fatto, per altri sì, per me va più che bene il progetto, mi piace moltissimo sia per modello, per colori, per tutto insomma. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che il cardigan all'uncinetto stile Granny vi sia piaciuto. Come sempre vi aspetto giù nei commenti perché sono curiosa di sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarlo. Vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, infatti mi raccomando iscriviti se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina per non perderti i prossimi contenuti e seguimi anche sui social. Alla prossima, un bacino a tutti!